Oggi assisteremo a un evento unico nell'ambito della musica classica, quello di far rivivere un uomo illustre grazie alla tecnologia. Partendo da fotografie storiche e servendomi di strumenti software e di un semplice dispositivo olografico, ho potuto realizzare un set che solo fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile al di fuori di uno studio cinematografico. Ma avviciniamoci al nostro personaggio, il celebre compositore francese Claude Debussy, vissuto tra il 1862 e il 1918. Il maestro ci aiuterà a esplorare cosa si nasconde dietro la sua musica rispondendo alle nostre domande. Maestro, questa nostra conversazione fa parte di una miniserie dedicata a Estampe, una raccolta per pianoforte che lei ha composto nel 1903 e che rappresenta una svolta nell'evoluzione del suo linguaggio musicale. Ci può spiegare cosa distingue il suo linguaggio da quello dei compositori romantici che l'hanno preceduta? Il romanticismo ha cercato di rivelare l'anima raccontando storie, di esprimere passioni con gesti ampi ed eloquenti. Io ho preferito un'altra via, non quella di descrivere, ma di trasformare sensazioni in suono. La musica non deve gridare, non è necessario urlare una melodia affinché questa giunga più chiara alle orecchie dell'ascoltatore. Una melodia si insinua con più forza quando questa assume la forma di un sussurro, di un riflesso sull'acqua, di un soffio di vento. Aspetta, perché se sto troppo girato poi non riesco più a leggere. Non si nota che sto leggendo, vero? No, sta andando benissimo, prego. Ho voluto liberarmi dalle catene della retorica, cercando un linguaggio che fosse il più possibile vicino alla natura, alla poesia, oltre che alla pittura impressionista. Sfumature, mezze tinte, allusioni. La musica non dà risposte univoche, ma è un invito a lasciarsi trasportare da sensazioni che non hanno confini netti. Trovo particolarmente geniale l'uso che ha fatto di queste mezze tinte sonore, ma anche delle armonie così liquide e evocative. Secondo lei, dove risiede in particolare il fascino della sua musica? Le darò una risposta molto concisa. Il fascino sta nell'indefinito. La vita non è fatta di contorni rigidi, è fatta di ombre, di luci che cambiano, di memorie che riaffiorano. Io cerco di tradurre questo in musica. Non voglio che l'ascoltatore veda un quadro preciso, già concluso, ma che vi riconosca un'impressione, un ricordo personale. La raccolta Estampe per pianoforte è come un dipinto ad acquerelli. Non descrive, bensì rievoca. È l'ascoltatore che deve poi completare il quadro con la propria immaginazione. E da dove trae ispirazione per queste sue immagini sonore? La mia ispirazione nasce spesso da ciò che è lontano o da ciò che è intimo. Le suggestioni musicali esotiche, le stampe orientali, le melodie popolari. E poi i ricordi d'infanzia e i mille suoni che l'acqua produce. Non cerco di imitare, quanto piuttosto di trasformare, rielaborare. La musica diventa un ponte tra ciò che vedo in prima persona e ciò che sento. In Estampe, ad esempio, si ritrovano la Spagna, l'Oriente, ma anche la Francia più domestica. Tutto è filtrato attraverso la mia sensibilità, come se fosse un sogno. La mia esecuzione di Estampe è accompagnata da riprese originali anche dall'interno del pianoforte, un po' come nella registrazione di Weissenberg con Petrushka di Stravinsky, datata 1965. Lei cosa pensa di questa scelta?
Ritengo che sia un omaggio molto rispettabile. La musica non è soltanto suono, è mezzo di comunicazione, è fisica della materia. Mostrare il pianoforte dal suo interno significa rivelare il cuore della macchina poetica, la piccola superficie sulla quale il martelletto, percuotendo la corda, genera l'onda sonora che giunge poi al nostro orecchio sotto forma di musica viva. È un modo di rendere visibile ciò che normalmente resta invisibile. Il pianista Weissenberg e il regista Falk nel lontano 1965 hanno aperto una strada e tu, assieme ai tuoi spettatori, la stai ripercorrendo con la mia musica. Io credo che l'arte debba sempre cercare nuove prospettive. Se la regia e la tecnica possono aiutare l'ascoltatore a entrare più in profondità nell'opera, ben vengano. La mia musica non vuole restare chiusa in un museo, anzi vuole continuare a respirare nel presente. Altrimenti, e ora mi ascolti bene, secondo lei cosa ero scritta a fare? Speriamo che le sue parole siano di buon auspicio per il futuro della musica classica. Grazie maestro.